Amici, bentornati nel quinto video in Croazia. Il video di oggi si concentrerà a nord di Zara, ovvero nell'isola di Pag. Andremo a visitare una delle spiagge più belle che abbiamo visto e inoltre, piccolo spoiler, andremo a vedere uno degli ulivi più vecchi del mondo. Proveremo anche il formato tipico. Quindi mettetevi comodi e buona visione. Ragazzi, buongiorno e benvenuti a Pag. Ci stiamo dirigendo verso Pag città, mancano ancora 20 minuti, dobbiamo trovare un posto per far colazione e poi andiamo al mare. Una parcheggiata proprio al culo, abbiamo trovato la nostra bakery qui a Pag. Oggi abbiamo svaligiato la Pekara in pratica, abbiamo preso un sacco di cose sia per pranzo che per colazione in realtà, perché è Ferragosto oggi, quindi i supermercati sì, è tutto chiuso e poi stasera vedremo cosa fare, insomma, però tanto saremo a Zara probabilmente per cena, quindi capiamo. Ora facciamo un giretto sul lungomare, poi caffè, andiamo a mangiare. Comunque credo vada di moda passeggiare con i pappagalli, perché non è il primo che vedo. Ma stranamente, ma è la prima volta che mi chiedono cash only. Gli scorsi giorni abbiamo sempre pagato con la carta, vero? Sì. Quindi non abbiamo mai pagato cash. Oggi al bar 3,80 € di coffee. Cash. Comunque ora ci dirigiamo alla spiaggia Beritnica, si chiama. Si trova nella parte, diciamo, est di Pag. Poi in circa 40 minuti da Pag ci sta. Il paesaggio è molto simile a Fuerteventura, è molto desertico, a me, cioè a noi, è proprio bello, piace un sacco, soprattutto quando c'è poca gente. Ora vedremo anzi. La parte ovest c'è un po' più vegetazione rispetto alla parte est, però comunque rimane sempre desertico. Oggi abbiamo deciso di provare 3 tipologie di burek. La prima, quella col formaggio, l'abbiamo già provata. Questo è con le mele, penso sia una marmellata. E poi abbiamo quello di carne. Ora proviamo quello alle mele. Sicuramente c'è la marmellata, non si sentono particolarmente le mele, però buono, dolce. Allora, stamattina abbiamo provato, quando siamo stati lì al forno, abbiamo provato una pasta, un prodotto con all'interno il formaggio. Infatti qua sull'isola di Pag sono famosi per questo paschi sir, che è un formaggio fatto con latte di pecora e ha la particolarità di essere un pochino più salato, oltre ad essere a pasta dura, quindi non è un formaggio morbido. Ma il fatto che sia salato è dovuto alle erbe o comunque le piante che mangiano appunto le pecore, che sono arricchite dal sale marino praticamente, che arriva appunto con il vento. Ragazzi, eccoci a una delle spiagge più belle di Pag. Ovviamente c'è molta gente, però. Allora, non sentirete niente perché c'è un botto di vento, ma l'acqua è una bomba. Non si vede dal video, si nota poco. E c'è un po' di mare mosso, ma bello. Nel mentre che la macchina si raffredda, vi dico che non siamo stati poi alla spiaggia Beritnica, che ci volevano circa 30-40 minuti di trekking dalla spiaggia Rucica, cioè quella dove siamo stati, perché eravamo già stanchi da ieri, faceva già molto caldo e quindi siamo rimasti qui alla spiaggia Rucica. Ora facciamo pranzo e ci spostiamo verso nord al giardino degli ulivi millenari e poi torniamo verso la città di Pag e vi mostro le saline. Siamo venuti nella cittadina di Lun, che si trova appunto a nord di Pag. Facciamo un giretto qua, vediamo cosa c'è. Totalmente a caso qua c'è un'acqua che è più bella del di là, bellissimo. Abbiamo deciso di scendere, andare a vedere un po' più su cosa c'è, farci un tuffetto, magari poi continuiamo il giro.
stiamo andando al giardino degli olivi millenari di Lun e questo giardino è il più grande giardino di ulivi selvatici al mondo. Ci sono 80.000 esemplari, di cui appunto 1.500 selvatici, e il più antico ha 2.000 anni. Ragazzi, siamo dentro al parco, l'ingresso costa 5 euro a testa a piedi, poi ci sono anche degli ingressi e dei tour con un veicolo elettrico. Il percorso è lungo 2,5 km andata e poi c'è il ritorno. Invece per per l'albero più antico sono in totale 3 km. Inoltre un'altra curiosità è che la maggior parte delle olive che poi vengono raccolte sono raccolte a mano. Allora, Matilde si sta uccidendo camminando sul sentiero. Comunque il progetto nasce nel 2010 grazie al comune di Novalia e all'ente del turismo, poi è stato reso accessibile al pubblico solo nel 2013 e inoltre la maggior parte dei fondi appunto per costruire questo parco viene dall'Unione Europea. Pensate che la specie dell'ulivo selvatico che appunto popola questa zona è l'unica in grado di vivere nell'ambiente di Pag, che è fondamentalmente roccioso e con aria salmastra. E questo che è particolare, molto alto ma pochi rami e solo in alto. Ora, per colpa delle rane di Matilde, perché Matilde vuole vedere uno stagno con delle rane, abbiamo sbagliato strada 2 volte, non una, 2. Il problema sono le 2:30 di pomeriggio, sono 37 gradi. Ce l'abbiamo fatta. Widest olive tree, Nasire Stablo Masline, direi 2000 anni di ulivo. Comunque direi che questa scarpinata alle 2:30 per vedere questa vecchia ciabatta direi che ne valsa la pena. Gli ingressi non sono tutti contingentati, però ragazzi è giusto contribuire a questo progetto e soprattutto alla comunità locale, quindi venite qui e pagate l'ingresso che c'è da pagare. Ora torniamo verso la macchina e sicuramente devo bere 57 litri di acqua. Stiamo passando per Novalia, che in realtà è una cittadina, cioè ci sono un sacco di villette, perché è quella più vicina a Zerce Beach, che è una spiaggia fondamentalmente dove ci sono un sacco di discoteche e niente, così, carina comunque. Allora sono dovuto venire dentro perché fuori c'è un vento incredibile e non si sente niente. Il sale di Pag viene definito come l'oro bianco della Croazia. Perché? Perché c'è uno stabilimento che si chiama Solana Pag di 2 milioni di metri quadrati ed è lo stabilimento più grande di tutta la Croazia. E fondamentalmente l'isola di Pag come economia si basa soprattutto sulla vendita di sale. Abbiamo salutato Pag, bellissima devo dire, e ci mancherà probabilmente. Ora, come ogni nostra vacanza che si rispetti, andiamo a provare il McDonald's. È una nostra tradizione, la facciamo sempre e quindi andiamo al Mac a Zara, vediamo com'è, vi portiamo con noi e poi faremo una passeggiatina magari in centro a Zara come ieri sera. Vediamo. Vai. Allora, aggiornamento McDonald's. Siamo arrivati al Mac e c'era una fila di un'ora minimo, ma di persone che arrivavano al parcheggio. Molto probabilmente o non funzionano gli schermi o che comunque c'era veramente tanta gente. E qua a Zara ce ne sono 2 di McDonald's, ma uno è chiuso e quindi c'era solo quello. Quindi missione McDonald's rimandata. Fallita, esatto. Fallita, ma rimandata a domani o dopodomani, adesso vediamo. E quindi adesso andiamo a cercare del cibo perché abbiamo fame. Siamo tornati a casa a parcheggiare perché in centro non c'era parcheggio, siamo senza cibo, sono le 8:30, però ci sta. Nel mentre qui c'è una festa croata in casa. Sinceramente farei il cafone e gli chiederei: ce l'avete un posto per 2? Stasera c'è molto più fermento rispetto a ieri sera, è il 15
Oggi è Ferragosto, però ieri sera mi sembra che ci fosse leggermente meno gente in giro. Abbiamo ripiegato sul buon vecchio e caro Mlinar con una slice di pizza col prosciutto, non so che pizza sia, una pizza con prosciutto e funghi, perché c'era solo questa, e non mi ricordo se una calzone, che non so se mangeremo, e un rotolo col wurstel, tipo una roba del genere. Acqua e coca zero, ovviamente, sempre zero. È una buona pizza surgelata, però buona. Su questa panchina qui sul lungomare di Zara si stava da Dio, ma abbiamo cose ben più importanti da fare. Ovvero gelatino da Bob's Rock. Che è una gelateria... Esatto, dovrebbe essere la migliore. TripAdvisor Sì. dice questo. E anche Google. Ok. Vediamo se è più buono della nostra gelateria preferita di Bologna. Altro un'informazione di servizio: le coppette, quelle con la cialda, sono gluten free e i sorbetti sono tutti vegani e senza lattosio. Per quanto riguarda la recensione di questi gelati, possiamo dire che il gelato nel complesso non era male, ma sicuramente molto costoso, tant'è che per 2 gusti abbiamo pagato circa 7 euro, una coppetta piccola, quindi 2 gusti. Questo perché sembrerebbe che in Croazia il gelato si paga a gusto. Esatto. Quindi costa molto di più. Anche per oggi il video finisce qui. Speriamo come sempre che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana in cui andremo a scoprire le cornati.